la domanda originale era che tu, giustamente, da persona comodista, ti chiedi come fai a fare la vita del basket. Lo fai solamente se trovi soddisfazione in alcune cose e puoi sorvolare su altre, ovviamente. Perché ti posso dire che con lui, ad esempio, abbiamo fatto un sacco di... anche nell'ambito dei festival che vai a fare, in Europa, eccetera, ti trovi sistemazioni a volte da re, hotel 5 stelle, che tu sei veramente... puoi fare sauna, cose... Colazione col prosecco. Oppure sistemazioni assolutamente assurde, tipo ex Unione Sovietica, oppure la sistemazione salta e quindi devi trovare da dormire riparandoti gli elementi della natura. Quante volte siete andati? Fondamentalmente la parte est. Quindi, siamo dei fan, sì, siamo dei fan della Polonia, sfegatati. No, ci è capitato di suonare lì tantissime volte e di fare bellissime esperienze. Repubblica Ceca, Estonia, certo. Vissuta sia periodo estivo dove non calava mai la notte, sia in periodo invernale dove non c'era mai la luce. E quindi è come aver visto due posti. In Austria, sì. Io sono passato dalla Svizzera anche. Ultimamente in Portogallo, già. Dall'altra parte della Già. E cosa vi portate dietro? Qual era il set Dipende. per il vostro spettacolo? Beh, dipende dai mezzi con cui ci muoviamo, da cosa siamo disposti a fare, quali saranno le nostre condizioni. Cioè da quali sacrifici siamo disposti a fare, fondamentalmente. La maniera magari più semplice di viaggiare sarebbe se avessi a disposizione un furgoncino, una macchina, eccetera, però spesso ci muoviamo con i mezzi proprio per avere la massima voli low cost, libertà, voli low cost, eccetera, quindi devi riuscire a fare una specie di carrello che poi puoi compattare per mettere, ad esempio se viaggi in aereo ci sono delle soluzioni, prendiamo delle mega valigie e le imbarchiamo dove mettiamo tutto dentro. Oppure con pullman e treni facciamo carrelli che... Io ho provato chitarre pieghevoli, ho provato valigie che mi facevano sia da batteria che da contenitori, amplificatori costruiti nel legno con tutto dentro, insomma. Comunque tutto sempre molto... Guardi qualsiasi cosa quando fai invece l'armonica solitamente va sempre amplificata. Sì, quasi sempre. A volte trovi anche delle situazioni per me rarissime, però bellissime, dove puoi suonare completamente in acustico. Dipende dal posto che vai a trovare. Siamo stati in Polonia, ad esempio, un festival ultimamente a Lublin, dove c'erano queste strade molto strette, un sacco di gente che passava, e lì ci siamo messi completamente in acustico, il paradiso per chi vuole fare questa cosa. Se no... io uso amplificatori a batteria o autocostruiti oppure vecchi modelli, ad esempio c'erano i vecchi modelli della Crate, della Crate, il Taxi e il Limo. Io ho usato tutti e due. Dino un fiero possessore di un Crate Limo. Sì, anche se non faccio poi alla fine base. Infatti ce lo vendi? Ce lo vendi, infatti questo siamo venuti proprio apposta, questo è il nostro... Sì, fondamentalmente amplificatori piccoli a batteria, perché poi alla fine devi sostenere un suono che non sia quello delle casse grosse, dei locali, eccetera. Certo. Tu sei sempre all'aperto, non puoi disturbare più di tanto. Quando suoni devi avere quel raggio di 10 metri, 15 metri, così, in modo che si crei il tuo cerchio. Una domanda e un consiglio. Il molestatore. Nel locale il molestatore è un tipo, per strada com'è il molestatore? 100 volte meglio. Pauroso. È proprio come se fosse un lavoro vero e proprio. Lo devi accettare, lo devi prendere, Allora, intanto stiamo parlando che a volte puoi incontrare dei geni incompresi e non lo sai. Questo c'è sempre. Tu li classifichi subito. E queste persone, io ti posso dire che in strada, e sono persone che hanno il coraggio di venire a fare questa cosa, è perché credono in qualcosa. Guarda, ti sembrerà stupido, ma anche noi musicisti che lo facciamo per lavoro crediamo di avere una missione, una missione per di quelle là, tipo i Blues Brothers, we are a mission from God. Noi abbiamo una missione for the blues. Ma questi hanno una missione ancora più importante, ovvero far sentire al mondo la loro voce, cioè la loro musica più che altro. Quindi se tu riesci a farli
entrare con te, non devi mai essere scontroso, devi sempre il sorriso. Allora, se fai strada il sorriso, ragazzi, è importante, perché tu non è che stai facendo un lavoro, pezzi di merda, datemi i vostri soldi. No, tu stai dando tutto quello che hai, sperando che la gente si renda conto di quello che tu stai facendo e che dica però, bello, mi ha dato veramente qualcosa. Che bei 20 euro, tipo così, ad esempio. O 100, quelli che sono, è capitato pure. Eh sì, perché in realtà noi sottovalutiamo il potere delle emozioni. Io lo farei fare a tutti i musicisti, perché questo ti aiuta anche nei tuoi spettacoli, quello che dici sul palco. Sul palco come fai? La prima cosa che succede quando tu c'è un palco e c'è un pubblico è come se ci fosse un muro. Quindi la prima cosa che devi fare è rompere questo muro in qualsiasi maniera, o con le parole o con qualcosa che gli fai vedere, eccetera, però devi fargli capire che loro possono essere parte dello spettacolo, perché in realtà il pubblico lo è, e l'energia che ti dà e la sua partecipazione contribuisce a far diventare lo spettacolo da bello a meraviglioso. È così. E ad esempio quando io ho la fortuna di vedere anche concerti con lui, One Man Band, e così me li godo dall'esterno, certo. E vedo che quando è anche nei locali riesce a creare la stessa energia che succede in strada, quindi la gente che poi si avvicina, si siede sotto, eccetera, perché è tutto il tuo modo di come se tu arrivi, ok, lo so che ci sono delle convenzioni, però sono il primo che le rompe, quindi se volete potete venire. Certo. Sì, no, è una strategia interessante, bella, perché comunque è portare qualche cosa che si vede per strada su un palco in un club. Sì, bisogna saperlo fare, perché sono linguaggi diversi. Perché poi a volte capita, a volte no, dipende. Ma l'ha fatta anche in duo questo spettacolo così anche nei club? Certamente. Ci avete portato anche lo stesso tipo di in duo? Tra fate l'altro, noi tra l'altro abbiamo fatto anche... Non è che decidiamo di farlo. Magari abbiamo delle gag, possiamo avere dei trucchi, delle cose, ma comunque quando noi siamo lì a suonare, sia che sia in strada e ormai sia che sia nel concerto, sappiamo che siamo lì per un motivo, dobbiamo comunicare qualcosa e dobbiamo creare qualcosa. Perché una volta che tu impari a creare quella comunicazione, è un po' una sfida per te continuare a farlo sia sulla strada, dove lo devi fare comunque, perché altrimenti non funziona, sia dove teoricamente tu ce li hai già, no? Ad esempio tu puoi suonare e puoi creare un concerto bellissimo, la gente lo ascolta, se lo ricorda, ok, ma puoi anche cercare di trasformarlo in una specie di spettacolo anche comico o chissà quasi teatrale, con mille altre idee, in maniera tale da farli però comunicare con te, non necessariamente dicendo hey, ma cercando di capire, di fargli capire che cosa devo dire, che cosa voglio comunicare, dove sono andato, Guarda, questa cosa mi ricorda il fatto che noi spesso quando cantiamo abbiamo il problema che cantiamo in inglese in Italia e quindi nessuno capisce quello che diciamo, e quindi dobbiamo spiegare prima i brani, eccetera. A volte cantiamo in inglese, che ne so, in Polonia già ci capiscono di più. Però abbiamo voluto, noi abbiamo nel nostro repertorio anche delle vecchie canzoni calabresi, e una delle quali è Uciucciu. L'hai sentito? No? Uciucciu, non so se l'hai mai sentita, è famosissima, parla di quest'uomo che si dispera perché gli è morto il ciuccio, che non è mai stato così, quando è morta sua moglie non ha pianto poi così tanto, ma quando ci morì Uciucciu, una domanda. l'asino, Uciuccio è l'asino, è vero, perché noi siamo calabresi, il ciuccio è l'asino. E allora c'è questa canzone, tu vai a fare canzoni calabresi a volte anche all'estero e la gente non le può capire, anche se gliele racconti, eccetera. E quindi lì è importante, secondo me, in certi temi, attrarre l'attenzione della gente e fargli capire quello che fai. E lì abbiamo un'idea geniale. Ci fecimo tradurre da un polacco che sapeva un po' di inglese il nostro ciuccio calabrese. Quindi fecimo la canzone Uciucciu in polacco. Che magari si dice pure ciuccio in polacco, no? Oiscio. Dobre oscio mojego serca, somoze mici zrobić. Ho paura, però poi l'hanno fatto sentire. Sì, se vuoi poi
No, nel senso che è tutto un discorso di comunicazione. Quando vedi, ad esempio, tu ti ritrovi italiano che va in Polonia, gli fai cose calabresi, eccetera, però gliele traduci, si rendono conto che in realtà ci tieni a loro, che vuoi creare qualcosa di diverso. Che sì, un concetto può essere un concetto, ma può anche essere un momento in cui veramente ti diverti, ti fai. È quello che noi vogliamo fare,